Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Acqua Colorata. Questa settimana parleremo delle tecniche di base dell'acquerello. Prima di cominciare vorrei però mostrarvi come fissare la carta a un supporto per cominciare a dipingere. Per fare questo avrete bisogno di una tavoletta di legno, di cartone bello spesso, quello che trovate, di plastica, e di carta da pittore, scotch da pittore. Quello che farete sarà quindi fissare un'estremità, io comincio sempre dalla più corta, senza andare a toccare la carta, fissarlo bene, poi andare a fissare l'altra estremità e quello che faccio è di tirare per poter veramente stendere bene la carta e a questo punto fisso tutti i lati rimanenti, gli altri due lati rimanenti. In questo modo la carta non ondulerà, non gondolerà perché naturalmente bagnandosi la carta tende a deformarsi e quindi poi sarebbe impossibile continuare a dipingere su una carta tutta ondulata. Come dicevamo la scorsa settimana, l'acquerello è un tipo di pittura che si attiva con l'acqua e si lavora con l'acqua. Quindi per cominciare scegliete i colori che volete inumidire, che volete usare e inumiditeli e lasciate che l'acqua ammorbidisca l'acquerello, il pigmento, prima di andare a recuperare il colore con l'acqua, perché così non rovinerete il pennello, perché le setole, strofinando su una superficie dura, si rovinerebbero alla lunga. Quindi voi, invece di andare a sfregare contro un oggetto ruvido, andrete a immergere il pennello come in una crema, che quindi sarà molto meno, non danneggerà il pennello, insomma. Benissimo. Io ho selezionato dei blu, il rosa e mettiamoci anche il giallo, così possiamo mescolare i colori primari. Benissimo. Allora, l'acquerello, partiamo dal principio di base che lui sta dove c'è l'acqua. Per esempio, se io metto sulla carta dell'acquerello e vicino poi voglio porre un altro colore, se questa pittura è ancora bagnata, quello che succede è che i due bordi si uniranno. Oppure se metto dell'acqua là dove c'è bagnato, l'acqua si fare in modo che la pittura scenda, perché l'acquerello va dove c'è l'acqua. E questo naturalmente è alla base della pittura d'acquerello. Ci sono diverse tecniche di base. La principale è questa, cioè quella del wet on dry, cioè del bagnato su asciutto. Quindi voi quello che fate è mettere il colore, quindi del bagnato, su una superficie asciutta, dry. Un'altra tecnica di base è il bagnato su bagnato,
Quindi quello che si fa è di bagnare la carta. La carta non deve essere zuppa, vedete? Deve brillare. E quindi applicate il colore bagnato su una superficie bagnata. Mentre per il bagnato su asciutto i bordi sono netti e definiti, quello che si dice hard edges, bordi duri, beh, nel bagnato su bagnato i bordi sono soft, sono soffici, come vedete sono belli nebulosi, nebbiosi. Quindi partendo da queste tecniche di base facciamo tutto il resto. Il graded wash è indispensabile, per esempio, se volete creare un effetto degradé, dal più scuro al più chiaro. Quindi questo blu poi diventa sempre più chiaro. Aggiungiamo un pochino d'acqua al pennello. Fino ad applicare solamente acqua. Possiamo aiutarci inclinando la superficie della carta e quindi vedete il colore scende per via della gravità e abbiamo un effetto degradé dal più scuro verso il più chiaro. Un'altra tecnica è quella simile al graded wash, è quella del variegated wash, cioè dell'acqua che ha dei colori diversi e in questo modo allora possiamo farla in due modi, o con un bagnato su asciutto in cui i due colori vengono a fondersi in questo modo, oppure possiamo aiutarci con un bagnato su bagnato. Avremo più tempo per mescolare i colori in questo modo e non si formeranno magari delle linee di separazione che sono, a mio parere, spiacevoli da vedere. Sgradevoli, non spiacevoli. Ecco fatto. Quindi queste sono due tecniche possibili per creare un variegated wash. Wet on damp, cioè bagnato su umido. Ovvero noi bagniamo la nostra carta. Quando la carta è veramente molto bagnata, abbiamo già visto
che se per esempio io tiro una linea, purtroppo mentre stavo registrando questa parte qua, la mia fotocamera ha deciso che voleva spegnersi e così abbiamo perso tutto questo. Quindi ve lo rifaccio. Dunque abbiamo visto il wet on dry, il bagnato su asciutto, il bagnato su bagnato, il graded wash, quindi la transizione da un colore più intenso a uno più chiaro, il variegated wash in due modi, i due colori su asciutto o su bagnato. Allora a quel punto vi dicevo che un'altra cosa che si può fare è considerare del colore come dell'acqua del wet on wet, quindi mettere uno strato di acqua colorata, adoro acqua colorata, uno strato di acqua colorata sul foglio e poi aggiungere dei tratti sul bagnato, una specie di bagnato su bagnato usando il colore. E questo per esempio può essere il primo strato di un prato con dell'erba nello sfondo e poi quando si lascia asciugare tutto si aggiungono dei tagli in bagnato su asciutto perché siano netti e precisi. E guardate, senza volerlo fare apposta, qui ho fatto quello che si chiama bagnato su umido, wet on damp. Quindi questa parte della carta non era bagnata, non era estremamente bagnata, nel senso era tra l'asciutto e il bagnato e quindi questo tratto è giusto un po' diffuso invece di creare un colore molto molto diffuso e che parte lontano dal centro, è giusto un pochino come sfumato. Bene, e questa era la tecnica del layering, cioè della stratificazione, che è propria all'acquarello, è tipica dell'acquarello, perché l'acquarello è un tipo di pittura trasparente per la maggior parte dei casi. Quindi quello che succede è che se metto un colore sopra un altro non lo coprirà, ma il colore sottostante si vedrà in trasparenza e questo permette di fare dei giochi di ombre, di poter sommare i colori e cambiare colore, ehm, anche di aggiungere ombre. C'è una tecnica che si chiama grisaille, che consiste nel creare le ombre di un disegno come punto di partenza e poi di dipingere sopra il grigio con dei colori, il colore che ci interessa. Qua preparo uno schizzo per una grisaglia. Ecco qua, lo vedremo poi quando sarà asciutto. Quindi questa base di grisaille è asciutta, completamente asciutta.
Vi ricordate, controlliamo con il taglio della mano e non con il palmo per non trasferire degli eventuali oli grassi sul foglio e quindi impedire all'acquarello di aderire al foglio. E usiamo questo colore, questa base di grisaille come ombra per questo disegno, insomma, per quello che potrebbe essere una bacca, diciamo. Facciamo finta che la nostra idea era di dipingere una bacca. Invece di aggiungere le ombre al di sopra del colore del rosso, in questo caso usiamo l'ombra già creata. Quindi eccole qua, queste sono le principali tecniche di base dell'acquerello. Bagnato su asciutto, bagnato su bagnato, graded wash, variegated wash, su bagnato e su umido, un bagnato su bagnato usando l'acqua come base del bagnato, wet on damp per fare questo tipo di effetto, e il layering, quindi la sovrapposizione di colori che si può usare per dare più profondità, quindi creare delle ombre e variare i colori nell'acquerello. Questa è una tecnica particolare che a me non piace particolarmente, ma volevo citarvela, quella della grisaglia. E questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su. Se avete delle domande o dei commenti, naturalmente non esitate a scriverlo nei commenti e condividete questo video per far conoscere l'acquarello. Io nel frattempo vi dico alla prossima e a presto. Ciao!